Il video di oggi, ragazzi, è la culminazione di quello che tutti noi amanti dell'energia, fai da te, vogliamo avere. Le batterie LiFePO4 sono arrivate, sono perfette, sono incredibili. Faremo tante considerazioni su questo video a partire dal peso. Ebbene, sulle LiFePO4 il peso è una componente fondamentale. Alcuni commercianti senza scrupoli all'interno delle celle possono posizionare anche barre di metallo, ma questo è un argomento che non ci riguarda, perché su questo canale non ci saranno mai recensioni pagate, ma saranno sempre oggettive. Questa azienda, che è la Man-E, della quale ho parlato qualche video fa, e trovate il link nella descrizione del canale, ebbene si è dimostrata all'altezza. Le celle sono perfette, sono piattissime, anzi leggermente concave, e ve le faccio vedere dopo in laboratorio, sono perfette. Perfetto significa i poli perfetti, le connessioni perfette, anche il codice QR perfetto, com'è la conformazione, e quindi sono nuove, grado A, sono state testate, dopo andremo ai laboratori, quindi ho portato due giusto per parlare delle LiFePO4 e dopo andremo giù in laboratorio dove ce ne sono 32 batterie di questa entità da 280 A, sono veramente tanta roba. Ora, queste per scelta ho preso le LF280, ci sono diversi modelli, queste costavano un po' meno, hanno qualche ciclo meno, ma sulla longevità delle LiFePO4 non si transige, quindi andare a risparmiare qualcosina per farle durare comunque decenni va bene. Sulla stessa stregua ci sono le LF280K, che sono un livello leggermente più longevo di queste in termini di cicli. Ora, la prima cosa che vi dico è che l'azienda di cui io parlai, ma non parlai a caso, è perché non solo le avevo comprate e le stavo aspettando e ci sono voluti 3 mesi secchi, ma avevo già sentito parlare della qualità, della serietà di questa azienda e si è tutta confermata. Quindi non voglio mai spingere nessuno a fare acquisti, ma se desiderate acquistare, questo è il momento, anche perché i tempi sulle materie prime e le consegne sono particolari, particolarissimi, e quindi io queste le tengo, queste non le vendo, queste sono le mie batterie, dove farò a vostra disposizione ovviamente tanti e tanti video di qualsiasi entità. Parleremo di camper, parleremo di barche, parleremo di casa, soprattutto di casa, e andremo a realizzare impianti off-grid o parzialmente off-grid. Bene ragazzi, questa intro abbastanza sentita, perché 3 mesi di attesa per avere la qualità di un prodotto, e qui abbiamo non ho trovato un difetto, l'estrema qualità, sono veramente importanti. Come al solito ragazzi, se è vostro piacere iscrivetevi al canale e andiamo avanti nella considerazione di queste batterie. Innanzitutto ragazzi, qualche mese fa ero partito con i webinar. Il webinar è un termine che significa web e seminar, ovvero è un corso internet. Io vedo che le vostre domande sono veramente migliaia e, come vi avevo promesso e lo sto facendo, rispondo veramente a tutti. Ora, se le vostre domande sono curiosità, cultura, l'analisi di un prodotto, una situazione della quale volete sapere e volete una risposta, ve la posso dare tranquillamente, lo dico qua adesso su Messenger, perché è il mio canale che ho scelto per andare a rispondere ai vostri messaggi o anche a fare delle micro chiamate dove andiamo ad analizzare qualche vostra curiosità. Se invece avete bisogno, per quello che può essere una questione un po' lunga, una progettazione, l'analisi del vostro impianto, dei consigli su quelle che sono state le vostre scelte per il vostro impianto, allora vi consiglio di contattarmi sul Messenger per fissare un webinar, cioè un momento dove in 2 ore possiamo andare a parlare del vostro impianto. In questo modo avete la soddisfazione diretta, perché ci connetteremo nella mia stanza Messenger, dove c'è praticamente
direttamente voi e me a video e andremo ad analizzare il vostro impianto e la vostra scelta per quanto riguarda i pannelli, l'inverter, le batterie, le configurazioni, le varie soluzioni. Questa la reputo una cosa importante. Ora chiamatemi su Messenger per fissare un webinar, il costo ovviamente è modesto come è la caratteristica di questo canale e andiamo avanti con queste batterie. Passiamo a un aspetto molto discusso che è fondamentale e che ci tengo a dirvi per primo. Ebbene, è un aspetto importantissimo e si rileva anche dall'enormità di domande che avete fatto. Le batterie LiFePO 4, se le devo installare su un camper o a casa per comodità, per configurazione, le devo per forza mettere così o le posso anche posizionare così o le posso posizionare così? Cioè tutte in fila? Ebbene, a questa domanda vi rispondo in una maniera chiara e spero di essere esaustivo. Quando ho ritirato queste batterie e anche le precedenti, se voi una volta che vi arrivano fate così, io voglio tentare di farvelo sentire dal microfono, è che non ha questa potenza, però se riuscite a sentire, se riuscirà l'apparecchio, la fotocamera a registrare il suono, sentirete una cosa molto interessante. Proviamo. Ebbene, dopo lo sentirò l'audio, vediamo se si è riuscito a percepire il gorgoglio. Cioè, mentre giravo si sentiva come il fruire di un'acqua e il salire delle bolle. Ora, questo significa che le batterie LiFePO 4 non sono secche, ma all'interno hanno un liquido. Ebbene, questo liquido, che conosciamo benissimo nelle batterie al piombo, è in realtà esattamente tra l'anodo e il catodo, all'interno di queste batterie, c'è questo elettrolita. Ora, essendoci un liquido, quando noi posizioniamo le batterie così nella loro posizione naturale, questo liquido che è poco, si sente un gorgoglio che dura 3-4 secondi, è poco, ma intanto si deposita nello strato basso. Dato che le celle sono avvolte in questo modo, il liquido, mentre carica e scarica, avrà la possibilità di salire e scendere all'interno di questa colonna, di questo avvolgimento. Se noi posizionassimo le batterie così, capite che l'avvolgimento è sempre nella sua posizione, cioè così, però non permetterebbe, perché ci sono le lamine, gli strati di questo rotolo, non permetterebbe al liquido di salire. Invece così sì, perché è la sua posizione naturale. Cosa succede? Un fenomeno che viene definito dagli americani, ovvero tradotto in italiano la tombazione. Tutto l'elettrolita precipiterebbe su un lato. Questo lato, cioè la parte superiore, rimarrebbe secca e nel tempo tutto ciò potrebbe procurare un cortocircuito. Anche se le mettiamo così non cambia niente. Qualcuno ipotizzava questa posizione comoda, ad esempio per i camper dove non abbiamo possibilità di metterle chissà dove, allora vorremmo metterle sotto il sedile, però così si creerebbe questa stratificazione che è molto negativa e, come dicevo prima, porterebbe esattamente alla tombazione del liquido della batteria. A quel punto ci sarebbe un cortocircuito che potrebbe danneggiarle o addirittura farle fumare. Fortunatamente queste non esplodono perché non sono le Li-ion, non sono le LiPo, ma sono le LiFePO 4, quindi avremmo fumo, oppure semplicemente si danneggerebbe in maniera irreparabile. Quindi la posizione di queste batterie è solo ed esclusivamente questa, verticale. Un altro fattore importante per determinare la qualità delle batterie è il peso. Le 280 ampere dovrebbero pesare oltre i 5,5 kg
e 150-200 grammi. A quel punto abbiamo la quantità di sostanze attive all'interno delle batterie che corrisponde ai 280 ampere. Ora, adesso avvicinerò la telecamera per vedere quanto pesano queste. Ricordate, batterie a 4,8, 4,7, 4,6, se ne trovano anche a meno, non sono 280 ampere. Batterie a 5, 500, siamo al limite, perché qui è come nelle piombo, la quantità di metalli all'interno determina l'importanza in termini di capacità ora delle batterie. Avviciniamo la telecamera e vediamo queste invece di 5 kg e passa quanto pesano. Ebbene, azzeriamo la bilancia, prendiamo la batteria, la appoggiamo e vediamo che pesa 5 kg e 300 grammi. Vediamo l'altra per vedere se c'è anche una sintonia. Questa ad esempio pesa 5 kg e 327. Ottimo, torniamo alle considerazioni. Bene ragazzi, se da 5100, 5200 eravamo sicuri, a 5300 e passa siamo certi. Queste sono batterie dove dentro c'è la materia prima. Ora, un altro aspetto fondamentale quando acquistiamo delle batterie, e qui devo dire che sono tutti abbastanza allineati perché non ho mai visto batterie consegnate nel sacchettino di plastica o nel cartone, ma sono tutte all'interno di questi mega contenitori. Questi sono contenitori di questa spugna con il loro coperchio dove alla fine c'è lo spessore e la protezione di questa batteria è veramente notevole. Allora ragazzi, adesso io direi di andare in laboratorio e vedere le 32 celle, l'analisi delle 32 celle che sono state verificate con due strumenti fondamentali che dovete avere se volete verificare le celle. A volte diciamo uno di questi due strumenti è un po' raro perché viene usato solo per la verifica delle celle, però può essere comodo perché oltre alla verifica iniziale andiamo a verificarle anche nel proseguo, man mano che vengono usate negli anni andiamo a vedere se la loro resistenza interna è cambiata. E sto parlando proprio di questo strumento che adesso vi mostro, cioè il misuratore di IR, Internal Resistance, e invece un semplice multimetro, un tester con la quale andiamo a misurare poi le tensioni. Vi faccio vedere prima gli strumenti e poi andiamo in laboratorio. Ecco lo strumento di cui parlavo. Questo è un misuratore di resistenza interna. È molto semplice, dopo lo vedremo nell'uso specifico in laboratorio. È praticamente come un tester normale, ma però se riesco a farvelo vedere da vicino, invece di questi due puntali con due punte, cioè uno ognuno, hanno esattamente 4 punte. Non so se riuscite a vederlo in telecamera, 4 aghi, e questi aghi sono anche mobili, vedete che sono flessibili, anche singolarmente, vedete? Questi servono a fare il test della resistenza interna in modo accelerato, ovvero la resistenza interna si può anche misurare con un tester attraverso dei calcoli, degli algoritmi che sono veramente complessi, un po' troppo matematici. In questo modo, con i due puntali, lui andrà istantaneamente a misurare tutto quello che gli serve per vedere tensioni e amperaggi, in modo da trasformarlo poi istantaneamente nella resistenza interna. Vi ricordo che la resistenza interna indica in maniera inequivocabile la qualità della batteria, perché misura esattamente la qualità dei materiali, come è stata costruita, il tipo di materiali che ci sono anche all'interno in termini proprio di litio e quant'altro. Quindi più bassa è la resistenza interna misurata in milliohm, più la batteria è di qualità. L'altro strumento è un semplice multimetro, in questo caso io ho questa pinza amperometrica oltre agli altri multimetri. Questo è molto comodo, si posiziona anche lì su volt in corrente continua e questo cosa fa? Niente, misura le tensioni. Quando misuriamo le tensioni delle batterie devono essere tutte identiche, e qui vi dico una cosa molto molto importante. Una batteria LiFePO4 quando è carica dura tantissimo.
Noi siamo abituati con le piombo che perdono circa il 3, 5, 7% al mese. Le LiFePO 4 no, possono restare cariche, a loro consigliato 30, 40, 50, 60% per tanto tempo. Vi faccio un esempio. Queste batterie sono state caricate all'origine a 3.3 volt ogni cella. Ebbene, dopo 3 mesi di viaggio, io oggi li ho misurati, vi do un'anteprima di quello che vedrete fra un po' in laboratorio, sono invece di 3,3, sarebbe 3,300, sono 3,295. Ora hanno perso 5 millivolt, ma in 3 mesi. E la cosa fantastica è che sono tutte 32, 3,295. È una cosa impensabile. Nelle piombo di un tempo lasciavamo 3 mesi le batterie, trovavamo dei voltaggi che ognuno aveva le sue perché si erano scaricate più o meno, solfatate o quant'altro. Qui c'è la perfezione. È chiaro, se le batterie sono buone, se non sono buone, quindi quando andremo a misurare cosa vedremo? 3,295, 3,29, 3,28, 3,26, questo anche minimo sfalzo nella tensione è indice di bassa qualità delle batterie. Bene, questi sono dettagli importanti, adesso vediamo in laboratorio proprio i test di tensione di tutte e 32 le celle e poi quello di misurazione dell'IR l'ho fatto solo per 16 perché ragazzi oramai vi fidate, cioè 16 così e 16 cosà, quindi alta qualità, seguitemi. Bene ragazzi, eccoci in laboratorio dove vediamo esattamente tutti e due i pacchi batteria. Qui abbiamo praticamente un totale di 28 kWh di capacità. Abbiamo un'enormità di corrente accumulata e abbiamo anche la possibilità di gestirla con una potenza veramente incredibile. A questo punto faremo le prime due cose che vanno fatte quando riceviamo le batterie. Dopo tutta questa attesa hanno avuto un viaggio di 3 mesi, come in questo caso quasi 3 mesi, e dovremo misurare la tensione di ogni cella e dovranno essere tutte uguali e bisognerà misurare anche la resistenza interna delle celle, devono essere tutte uguali, ma soprattutto per essere nuove e di alta qualità dovranno essere intorno o sotto i 0,20 milliohm. Bene, procediamo adesso alla misurazione di tutte le tensioni delle celle singolarmente. Questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza, la quarta, quinta cella, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima cella, dodicesima, tredicesima, quattordicesima, quindicesima e l'ultima di questo pacco batterie, la sedicesima. Come avete visto sono tutte perfettamente a 3,29 volt. Procediamo adesso alla misurazione della resistenza interna. Zero 17. Questa è la seconda cella, terza cella, quarta cella, quinta cella, sesta cella, settima cella, ottava cella, nona cella,
decima cella, undicesima cella, dodicesima cella, tredicesima cella, quattordicesima cella, quindicesima e l'ultima. Come vi farò vedere adesso, il posizionamento dello strumento è essenziale. Se io lo appoggio sull'esterno dei poli, abbiamo una misurazione 16-17. Se lo appoggio all'interno è sempre 16-17, un po' più stabile. Se lo appoggerò sopra invece vediamo che la resistenza è completamente diversa. Qui misurerà 74 milliohm, perché il materiale è completamente diverso. Quindi bisogna misurarlo alla base degli elementi sul materiale conduttore che è l'alluminio. Questa è una cosa fondamentale. Riproviamo sui perni. Vedete? Anche sul lato del perno. Cambia. Sugli altri perni. C'è una resistenza ovviamente completamente diversa. Se guardate lo strumento da vicino, vedete che non è un normale puntale, ma ha in realtà 4 contatti. Vediamo se riesco a zoomarlo meglio. Eccolo qua. Sono 4 contatti, sono a molla, perché vedete che rientrano, e quando devono misurare, in questo modo, rientrando singolarmente, vedete, vanno a fare una presa sicura nei punti dove devono misurare. Questo è fondamentale. Ovviamente la misurazione della resistenza interna si può fare anche con i multimetri, ma è una cosa un po' complessa. Con uno strumento così di un costo contenuto si riesce a fare. Teniamo presente che non è uno strumento che si usa spesso, quindi se qualcuno non vuole spendere questa cifra, ovviamente è anche giustificato. Avete visto ragazzi? Le tensioni erano perfette al millesimo, 3.295, e la resistenza interna tutta tra 17 e 18, c'era anche un 16, un 19, quindi tutte sotto lo 0,20 milliohm. Non ci può essere nulla di meglio ragazzi, questo è veramente il top. Andiamo a fare adesso altre considerazioni importanti sulle batterie di Filippo 4, perché ci tengo a dirlo soprattutto per coloro che utilizzano i camper o per coloro che hanno le batterie LiFePO 4 in soffitta, in mansarda, o per coloro che le tengono nei garage. Questi 3 punti di posizionamento possono essere soggetti a una pericolosità. Vi spiego qual è. E probabilmente l'avete già capito, parliamo di escursione termica. Le LiFePO 4 sono batterie, oramai l'avete già ampiamente analizzato, che sono molto longeve, però devono rispettare il canone della temperatura. Non solo, poi farò un video specifico sulla longevità delle batterie, ma qui voglio sintetizzare questo che è importante, la temperatura. Non voglio parlare di quella del freddo, ma di quella del caldo. Quando abbiamo le batterie sui camper, sui nostri cari camper, in estate, se siamo dei camperisti 365 giorni all'anno, abbiamo le batterie al caldo. E nei periodi estivi, se ci piace il sud, come a tutti piace il sud, arriviamo anche a 40-45 gradi e anche oltre. Ebbene, sappiate che il range di longevità per quanto riguarda queste batterie è 8-23 gradi. Cosa vuol dire 8-23?
Sappiamo che sotto gli 8 ci avviciniamo allo 0, poi diventa pericoloso, anzi distruttivo ricaricare le batterie a 0 gradi. Ma a 8 gradi è la sua temperatura ideale, quindi 8-10 non cambia niente. Man mano che ci avviciniamo a 20 perde qualcosa in longevità, ma trascurabile. Ecco perché dico 8-23 è la sua scientifica temperatura per la longevità. Quando superiamo i 23 comincia a entrare nella soglia del calo degli anni della durata. E quando saliamo a 30, 32, 35, 40, 45 gradi, bene, queste batterie, invece di trovarle dopo 10 anni all'80% della loro capacità, possiamo trovarle dopo 3-4 anni al 50%, perché i 45 gradi sono distruttive. Se le lasciassimo sempre a 45 gradi, queste batterie dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, avremo una capacità minima all'interno. Ecco perché, ed è un discorso abbastanza inevitabile, perché se l'unico nostro posto è il garage, dove d'estate picchia il sole e scalda, o in soffitta, dove d'estate anche lì il sole picchia, le temperature salgono, lasciando le temperature in box, in soffitta o nel camper, dove la temperatura di utilizzo è intorno ai 35, 40, 45 gradi, ebbene tutta la longevità che abbiamo sempre seminato nei nostri discorsi si va ad assottigliare. Sarà sempre meglio delle piombo, più longeve delle piombo, ma se le lasciamo invece in un box tutta estate o nel camper tutta estate, mentre le usiamo, carichiamo e scarichiamo, eccetera, ebbene vedremo abbassarsi drasticamente questa famosa longevità. E per quello che dovete fare una riflessione: dove posiziono le Leaf Epo 4? Ora ragazzi, questo era esattamente un video che presentava e confermava l'azienda Mani che ha provveduto queste batterie. Io le ho acquistate con grande soddisfazione. Nel prossimo video, perché questo non entrerà nella lista dei video per la costruzione dell'impianto fotovoltaico 6 kW 48 volt, questo è un video a parte, perché ci sono ogni tanto, avete visto, parlavamo l'altra volta del titanato di litio. Ebbene, in questo video vi ho fatto vedere queste batterie, queste caratteristiche e in generale come devono essere le caratteristiche delle Leaf Epo 4 e come devono essere trattate. Nel prossimo video faremo invece il video che interessa proprio il canale sotto il profilo di quell'impianto specifico 6 kW 12 di spunto a 48 volt, quindi un impianto per casa, un impianto off-grid, un impianto importante che utilizzerà proprio queste batterie, quindi anche tanta riserva e tanta potenza. Lì andremo a vedere la compressione, la carica, diciamo la prima carica che va fatta per portare le celle a un certo livello. Andremo a valutare i busbar, perché vedete, vi faccio vedere una cosa: il costruttore ha pensato di fare il diametro, il dimensionamento di questi poli anodo e catodo di un certo spessore, di un certo diametro. È inutile che andiamo a mettere dei busbar molto più larghi e assolutamente non più stretti, quindi c'è anche una proporzione per valutare qual è il busbar ideale, dello spessore ideale, in modo che dia consistenza, dissipazione, ma anche e soprattutto portata di corrente. Tutti questi aspetti li vediamo nel prossimo video, che parlerà appunto della composizione del pacco batteria, della compressione dei busbar, della prima carica di bilanciamento e cose fondamentali per avere un impianto importante ed efficiente. Ragazzi, come dico sempre, grazie di aver visto anche questo video. Se è vostro piacere iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo. Siate connessi.